Ciao da Mister Helmet. Ho preso la classifica del mondiale, ho tolto Bezzecchi perché purtroppo non correrà a partire dalla gara lunga del Saxony, in realtà non ha fatto neanche la sprint e ho simulato gli scenari più probabili in base a quello che abbiamo visto tra venerdì e la gara poi sprint di sabato. Alcuni sono più realistici, altri meno, ma tutti ci fanno capire una cosa, ossia quanto sia delicato questo mondiale. Potete vedere quali sono le possibilità di cambiamento della classifica a partire da domenica, visto che Bezzecchi non c'è? Benissimo, partiamo da quello che secondo me è lo scenario più probabile, cioè Marc Marquez vince, Alex Marquez arriva secondo e Di Giannantonio completa il podio con Jorge Martin che limita i danni con il sesto posto. Guardate cosa succede. Martin resta leader con 207 punti, Di Giannantonio sale a 200 e Marc Marquez arriva a 190. Tradotto, Marc Marquez recupera 15 punti in una sola domenica, e sono tantissimi, mentre Digia si porta a soli 7 punti dalla vetta e il mondiale diventa una lotta a 3. Okay? Lo scenario numero 2 cambia soltanto per un tassello, cioè Martin riesce a rimontare fino al quarto posto. Sembra una differenza piccola, ma in realtà cambia parecchio le cose. Martin sale a 210 punti, Di Giannantonio rimane a meno 10 e Marquez a meno 20. In pratica Jorge Martin mette un piccolo cuscinetto tra sé e gli inseguitori. Okay, poi c'è lo scenario numero 3, cioè se Martin dovesse salire sul podio cosa succederebbe? Succederebbe questo: con il terzo posto Martin andrebbe a 213 punti, Marquez recupererebbe solo, si fa per dire, 9 punti nell'intero weekend e probabilmente questo sarebbe il risultato che Jorge Martin firmerebbe più volentieri, ok, immediatamente, cioè senza pensarci un attimo. Scenario numero 4, adesso iniziano gli scenari interessanti. Di Giannantonio vince la gara, ok? Marc Marquez arriva secondo e Martin arriva solo sesto. Questo è il colpo di scena. Di Giannantonio diventa il nuovo leader del mondiale. Fino a poche settimane fa sembrava fantascienza, oggi non lo sarebbe più. Okay? Esiste poi uno scenario numero 5, cioè torniamo all'ipotesi di Marc Marquez vincitore. Di Giannantonio secondo, Martin terzo con Jorge che rimarrebbe davanti con 213 punti. Di Giannantonio salirebbe a 204 e Marc Marquez a 190. In pratica Martin salverebbe il salvabile. Scenario numero 6, cioè se Martin invece finisse quarto, attenzione, resterebbe leader solo per un punto su Di Giannantonio, un punto, cioè praticamente nulla, e a quel punto ogni sprint da quel momento in poi potrebbe ribaltare completamente la classifica. Ultima simulazione, scenario numero 7, Marc Marquez vince, Martin arriva secondo, Alex completa il podio, Di Giannantonio arriva quarto, è lo scenario migliore per Jorge. Jorge sale a 217 punti e mantiene un margine molto importante, probabilmente quello che il box Aprilia sta sperando di vedere a partire da domani. Ok, ci sono poi delle simulazioni più interessanti. Ho preso anche tutti i casi in cui Marc Marquez vince, Di Giannantonio arriva secondo e sapete cosa cambia davvero? Non Marc Marquez, non Di Giannantonio. Cambierebbe soltanto Jorge Martin. Se Martin arriva quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, le cose cambiano. Il suo vantaggio si assottiglia sempre di più. Esiste però una soglia. Se Jorge Martin dovesse chiudere decimo o peggio, Fabio Di Giannantonio diventerebbe il nuovo leader del mondiale. Ecco perché quella del Sachsenring non è una gara come le altre, è una gara spartiacque con Bezzecchi fuori, con Marc Marquez in grandissima forma e un Di Giannantonio che sembra aver trovato una continuità incredibile. Domani potremmo assistere a uno dei weekend più pesanti dell'intera stagione. Sì, domani qui al Sachsenring, a seconda di quando guardate il video. Voi quale di questi scenari pensate che si avvicinerà di più alla realtà? È interessante, eh? Aspetto le vostre opinioni e i vostri commenti. Ciao da Mister Helmet.